Buongiorno e bentrovati alle cronache dal fronte liberista. Oggi comincia l'estate, la professoressa Sileoni ci ha Sì. abbandonato, ma siamo qua col professor Amenta. Cioè, Ah, perché a noi, a noi già non ci vogliono d'inverno, figurati d'estate. sicuramente d'estate gli ascolti esploderanno, anche perché Sì, abbiamo cose di cui parlare senza precedenti. certo, alla iosa, attinghi te, come dicono i siciliani, questo diciamo così, vi regalo questa. Va bene, allora siamo solo noi due, abbiamo fatto lavoro extra, perché non essendo illuminati dalla saggezza della professoressa Sironi, abbiamo dovuto, diciamo, studiare. Allora dimmi tu, vuoi partire tu con le notizie che nell'ultimo periodo, diciamo, ci hanno impressionati? Ma io partirei con una notizia, sì, che ho letto per partire sulle cose facili, per chi ci segue, per poi costruire il crescendo, no? Ma Esatto. leggevo sul Financial Times un articolo che ho trovato veramente pazzesco. Allora, già nella puntata scorsa parlavamo, se non ricordo male, ne parlavi proprio tu, della guerra dei prezzi che si è scatenata tra i produttori cinesi di auto elettriche e che sta mettendo a repentaglio la marginalità di questi operatori sul mercato domestico. Naturalmente questa produzione di auto elettriche a basso costo si sta anche rivolgendo all'export e questo tu mi dirai, visto che l'Unione Europea ha ambiziosissimi obiettivi sulla penetrazione di auto elettrica, avrà suscitato grande entusiasmo a Bruxelles. No, Gente, festoni, gente che giustamente dice che ora fanno una macchina che costa quanto un iPhone, hai visto? Una macchina cinese che ha lo stesso costo di un iPhone, quindi di un loro che iPhone stanno fatto negli Stati Uniti, diciamo. Quindi sì, che c'è tanto. invece no, a Bruxelles sono tutti preoccupati e quindi stanno negoziando con la Cina e una delle proposte sul piatto è, che però non si sa ancora se l'Unione Europea accetterà, è invece di mettere i dazi, quindi dice bene, no, metteranno i dazi, i produttori cinesi si impegnano volontariamente a non vendere le proprie automobili, qualunque siano le loro caratteristiche, a un prezzo inferiore a 35.000 euro in Europa. Ah, fisso, un tetto, diciamo, una soglia inferiore al prezzo. Quindi, diciamo, Da libro di testo, no? Poi venderemo le macchine cinesi in nero, quindi probabilmente. apparentemente l'idea per uscire da questa minaccia è fare un accordo in base al quale si forma un cartello tra i produttori di auto cinesi che si impegnano a proteggere i poveri dal rischio di acquistare un'auto elettrica. A beneficio oltretutto degli stessi produttori cinesi è che proprio questo consolidamento del mercato e questa guerra dei prezzi crea una serie di problemi di sostenibilità. Qualcuno la ritiene addirittura la prossima bolla dopo quella immobiliare, no? Quella di Evergrande, che poi ebbe tutta una serie di problemi e poi non si capisce mai se questi problemi hanno effettivamente degli effetti in Cina perché tutto è. Fa particolarmente impressione perché appunto mentre da un lato si critica Trump per la politica sui dazi, dall'altro diciamo si continuano a mettere non solo dazi, ma barriere e addirittura inventarsi robe di questo tipo. E a questo proposito, a questo punto aggiungerei, diciamo, il pezzo che mi aveva colpito, che ha a che fare in qualche modo col tema della libera circolazione e della libertà di contrarre, perché è un articolo del blog Marginal Revolution di Tyler Cowen e Alex Tabarrok, ed è un pezzo di Alex Tabarrok che è uscito proprio nel periodo in cui noi discutevamo dei referendum sul lavoro, che tanto successo hanno avuto, con una vittoria schiacciante, ovviamente in termini però solo di voti da parte, diciamo, dei promotori. Ed è interessante perché l'articolo si chiama No Exit, No Entry. E quindi mi sembra opportuno ricordare, fanno proprio un riferimento prima al mercato del lavoro, facendo vedere come in realtà nei paesi in cui c'è la possibilità di uscire dal mercato del lavoro e quindi essere licenziati senza nessun problema, ovviamente fatti salvi i licenziamenti illegali, cioè quelli legati a discriminazioni o a episodi diciamo che riguardano le caratteristiche individuali della persona. I paesi che hanno un mercato in cui non solo si entra, ma si esce con più facilità. Quando si esce con più facilità, si entra anche con più facilità. Quindi, da questo punto di vista, mi sembra un articolo che fa da contraltare in qualche modo complemento a quello che tu stavi dicendo. E poi
Citano anche un articolo interessante di 3 ricercatori indiani che guardano invece proprio all'uscita delle imprese, che è un altro tema di cui spesso non ci si occupa, no? Troppo spesso, soprattutto in questo periodo, ci concentriamo sulle modalità con cui appunto le imprese entrano, le barriere all'entrata ai mercati, quindi le imprese cinesi che vogliono vendere nel nostro mercato vengono ostacolate. C'è un tema delle imprese zombie, zombie firms, quelle che vengono tenute in vita, tutta una serie di regole e regolamenti, alcuni anche legati al mercato del lavoro, penso alla cassa integrazione, e addirittura per l'India qualcuno parla di diciamo, colesterolo regolatorio, cioè proprio diciamo, questo il sangue delle imprese e del mercato è inquinato da queste regole che non consentono alle imprese inefficienti di uscire dal mercato. Non è diverso ovviamente in Italia e questo secondo me è un tema che va ribadito nelle nostre conversazioni, lo diciamo sempre. Non c'è dubbio che gli effetti delle uscite sono effetti drammatici per molti e su questo credo che si possa ritagliare un ruolo temporaneo dello Stato anche no? Come soggetto pivotale nell'aiuto per limitare gli effetti almeno nel più breve periodo, però poi diciamo, i mercati vanno lasciati liberi di funzionare. Quando questo succede, la crescita economica è maggiore. Questo è un dato, Carlo, che mi sembra diciamo, ormai acquisito. Quindi non solo libertà alle imprese cinesi di vendere le macchine al miglior prezzo possibile per consentirci di comprarle, ma anche possibilità per le imprese italiane di fallire senza essere protette o diciamo, per i lavoratori di essere licenziati senza che ci siano troppi vincoli. Questo consentirebbe probabilmente che possano essere poi assunti con più facilità. Fa un esempio che mi piace particolarmente, l'articolo dice come se tu, diciamo, stessi ragionando, stessi fossi innamorato di una ragazza, provassi a fidanzarti con lei, ma sapessi già che per fidanzarti devi sposare e poi non puoi uscirne. Diciamo, sarebbe una limitazione al fidanzamento stesso. Sì, tra l'altro mi sembra un tema di grande attualità in generale, sia per noi dell'Istituto Bruno Leoni, perché in fondo è il cuore o uno dei messaggi fondamentali del libro di Nicola Rossi, della ricerca che è diciamo, raccontata nel libro Un miracolo non fa il santo, no? In cui lui fa sostanzialmente vedere che il dinamismo economico, il dinamismo imprenditoriale di un'economia è strettamente legato alla natalità delle imprese, ma che la natalità delle imprese dipende anche dalla mortalità delle imprese inefficienti, perché finché queste stanno in piedi, alla fine bloccano capitale e lavoro che potrebbero essere utilizzati in maniera più produttiva. E simmetricamente è altrettanto di attualità perché richiama i temi che sono stati discussi diciamo, durante la campagna elettorale per il referendum, che poi è andato come noi dell'Istituto Bruno Leoni in qualche maniera auspicavamo, cioè è fallito. Secondo me, scusa, faccio una piccola deviazione, sarebbe interessante ovviamente avere la professoressa Sileoni su questi temi, però ne approfitto per dire a chi ci segue che la professoressa Sileoni ha scritto vari articoli sulla stampa proprio su questi aspetti, quindi andatevi a leggere, studiatevi e la prossima volta vi interroghiamo. A saltare, interroghiamo a saltare. Esatto, così, eh? Non con le crocette che uno più o meno se la fa, una proprio domanda aperta e via. E, dicevo, nel fallimento dei referendum c'è a mio avviso certamente un elemento, una componente di stanchezza referendaria, ma voglio credere che ci sia anche un elemento legato al merito dei quesiti e cioè al fatto che tutto sommato gli italiani si rendono conto che questi 20 anni, 30 anni di riforme del lavoro che tendenzialmente hanno ampliato, seppure in maniera un po' contraddittoria, con tante marce indietro, la flessibilità del mercato del lavoro, in realtà sono dato a un mercato del lavoro migliore, tant'è che oggi abbiamo un record di occupati e dentro il record di occupati, un record di occupati a tempo indeterminato e dove semmai il vero problema oggi, la vera questione che dovrebbe assillare i nostri legislatori, sia di maggioranza che di opposizione, non sta nelle dinamiche in senso stretto del mercato del lavoro, ma sta nell'altro lato che tu indicavi, cioè nelle dinamiche imprenditoriali e nella produttività dell'economia che in Italia non cresce, ecco. Fammi ribadire soltanto, lo ribadisco non perché diciamo, a noi, diciamo, quando ci criticano ci fa sempre piacere, però diciamo le critiche devono essere costruttive, cioè lo ribadiamo, cioè il tema dei vinti, il tema di chi va in difficoltà non è un tema di cui noi ce ne fottiamo, dico tanto per essere chiari, cioè non c'è solo un tema umano,
c'è anche un tema economico, cioè una società nella quale una larga parte della popolazione soffre economicamente non è una società che funziona bene. Quindi al di là del tema morale, non perché non me ne voglio occupare, ma per non essere, diciamo, perché è facile dire, non ci devono essere licenziati, tutti devono avere il lavoro stabile, è una cosa stupenda, però poi contrasta, diciamo, col cervello. Allora, il tema dei vinti, di chi ha difficoltà, è un tema che va affrontato, è un tema in cui lo Stato può ritagliarsi un ruolo, ma deve farlo, lo possono fare ovviamente anche i singoli individui associandosi, ma questo è un tema che ci porterebbe lontano, però dico va fatto anche quello con efficienza. Quindi il ragionamento a mio avviso va fatto insieme, no Carlo? Cioè mettere insieme un tema di flessibilità e un tema di sicurezza, però con efficienza. Certamente la cassa integrazione non è un buon esempio in questo senso. Termini Merese, dove c'era la Fiat, persone dalla cassa integrazione sono andate direttamente in pensione, non è proprio, diciamo, un grande esempio. Quindi questo lo dico perché poi troppo spesso vedo che, diciamo, negli slogan e nel tifo si finisce col dividere le persone tra quelli cattivi come noi che vogliono vedere soffrire le persone licenziate e discriminate, e quelli che invece sono per carità, a me sta bene stare dove mi vogliono mettere, però ecco, va ribadito questo fatto. Non è neanche economicamente conveniente che ci sia una larga fetta di popolazione o una fetta di popolazione che poi ha difficoltà a essere inserita o viene licenziata. Quindi proprio ne faccio proprio un tema di efficienza economica, anche di convenienza. Ecco. Sì, sì, assolutamente. E del resto, appunto, come dicevi tu all'inizio della conversazione, di questo segmento della conversazione, del resto l'esperienza e l'analisi empirica ci dimostrano che i paesi che creano più opportunità occupazionali e opportunità occupazionali meglio pagate, perché sono alimentati da una dinamica della produttività positiva, sono quelli caratterizzati da maggiore flessibilità sia nel mercato del lavoro sia, chiamiamolo così, per usare un parolone, nel mercato dei fattori, no? Nella libera circolazione del capitale e quindi nella possibilità per le imprese inefficienti di chiudere. Tra parentesi, tutto questo dibattito che c'è sui dazi di protezionismo, con cui abbiamo anche iniziato le cronache di oggi, ha a che fare con questa roba, perché il protezionismo serve esattamente, l'obiettivo del protezionismo è esattamente mantenere artificialmente competitive delle imprese che altrimenti non lo sarebbero di fronte alla concorrenza estera. Poi per carità ci sono tutte le complicazioni del mondo, tutto quello che volete, i sussidi stranieri, il fatto che paesi come la Cina non sono vere e proprie economie di mercato, tutto quello che volete, ma nella sostanza lì andiamo a picchiare. Perché io dico sempre che all'aumentare la complessità uno dovrebbe stare semplice, non provare a rispondere alla complessità complicando le cose. Cioè, il principio, secondo me, è semplicissimo, è che quando una soluzione rende più vischioso e più rigido e meno flessibile il funzionamento di un meccanismo, ecco, di fronte alla complessità, quello è una soluzione sicuramente sbagliata. Dico, i principi e le ideologie, come una volta hai ricordato in un bellissimo articolo fatto sul Foglio, servono anche, no, per orientarti rispetto alle soluzioni, che non sono semplici, nessuno lo pensa, però possono essere sicuramente perfettibili. Allora, io cambierei completamente, diciamo, Ma sì, lo cambiamo. l'argomento, è da orgoglioso figlio di due figlie femmine e parlando con un orgoglioso figlio di una figlia femmina, ma avendo tu, diciamo, figlio maschio e figlio femmina, voglio segnalare. Ah, padre, non figlio. Cioè, sei Sì, padre di tu due sei figlie papà, femmine, tu no, sei papà, figlio papà, non c'è la figlia, chiaramente, diciamo, Questo è la prova provata del tuo grado di... sì, di rincoglionimento e del fatto, diciamo, che le figlie femmine dovranno mandarmi più presto in una residenza per anziani. Ma invece c'è un interessante articolo dell'Economist, in realtà proprio la copertina dell'Economist, meno male, è una ragazza. È un articolo molto interessante perché fa la cronaca di un mutamento sociale mondiale che ha quasi dell'incredibile rispetto a quelli che erano i temi precedenti, cioè fino a non più tardi, fino a una decina, quindicina di anni fa, la preferenza delle famiglie, la preferenza delle madri, dei padri, di chi faceva figli, era quella di avere un figlio maschio. Io ricordo sempre un famoso detto siciliano, nottata persa e figlia femmina, cioè quando, diciamo, uno partorisce, non solo non dormo, ma mi è arrivata anche una figlia femmina. Questo addirittura l'Economist ricorda che a partire dagli anni 80, cioè quando sono stati disponibili gli scanner ecografici a più contenuto prezzo e quindi era possibile prevedere
il sesso del feto, ha portato, secondo le stime dell'Economist, a un numero inferiore per aborto selettivo di circa 50 milioni di donne. È un numero che a me ha impressionato, però francamente questo anche ovviamente insieme alla politica, ricordate, della Cina, one child policy, quindi un solo figlio, e quindi le ragazze, le bambine, i feti che avevano sesso femminile venivano, diciamo, scartati e uccisi. Quindi questo è certamente, e l'Economist rende invece da conto, fa la cronaca di questo mutamento sociale abbastanza impressionante, anche abbastanza veloce. Oggi invece le famiglie tendono, anche nei paesi asiatici, quasi tutte le parti del mondo, di fatto, a preferire le figlie femmine. Questo si vede da diversi studi, gli studi che dimostrano che prima quando si aveva un figlio maschio non si faceva il secondo figlio, adesso invece accade quando si ha la figlia femmina, ma tutta una serie di interessanti elementi che ci danno conto proprio di questa preferenza che è legata davvero a un mutamento di norme sociali, a una serie di elementi che riguardano i maschi. Intanto nella legge naturale, diciamo, sapete che poi si va sempre verso il 50% e 50% di equilibrio in qualunque società, qualunque sia la composizione nelle nascite, poi una legge naturale abbastanza impressionante, quasi sempre il rapporto è 105 maschi per 100 donne, per 100 femmine, perché i maschi per la loro stupidità tendono a morire precocemente con più probabilità delle donne. Quindi questo, diciamo, la natura ha tenuto conto anche di questo. Ecco, oggi questi rapporti si riequilibrano con dei vantaggi. Uno degli svantaggi dell'imbalance fra uomini e donne era proprio la maggiore aggressività, la violenza nei confronti delle donne, degli uomini. Il 90% circa dei carcerati sono uomini. Ci sono tutta una serie di elementi che portano le famiglie a preferire le figlie femmine, anche culturali più beceri, cioè la figlia femmina poi accudisce i genitori, mentre il figlio maschio no, tutte delle cose. Ecco, l'articolo è particolarmente interessante, mi sentivo di segnalarlo per una ragione un po' più ampia, cioè il tema del cambiamento che arriva a volte inaspettato, ma soprattutto in ragione del mutamento delle norme sociali. Cioè, troppo spesso ci preoccupiamo delle politiche che un governo deve mettere in atto per risolvere un problema piuttosto che un altro. Ecco, il mondo non si cambia velocemente e non si cambia soltanto con le leggi. Certamente le leggi, quando sono leggi che vengono fatte perché incarnano lo spirito del tempo, quindi in qualche modo vengono dal basso e non vengono imposte, o se vengono imposte per provare a cambiare culturalmente, hanno un loro ruolo, ma troppo spesso le cose funzionano quando la società, gli individui cominciano a comportarsi in maniera diversa e questi comportamenti vengono accettati. Lo dico con riferimento anche, è un tema molto simile e collaterale, a quello della crisi demografica, che non si cambia con le leggi, ma si cambia con le norme sociali. Ecco, credo che da questo punto di vista sia un tema interessante. L'articolo chiude dicendo adesso sarà possibile, sempre più facile, sempre più possibile anche geneticamente modificare il sesso. Chissà che succederà se la società passerà da un eccesso di uomini a un eccesso di donne. Non è detto, dice l'Economist, che anche questo sia un imbalance positivo, quindi vedremo che succederà. Non so se ci saremo, però diciamo da questo punto è un po' come, diciamo, il robot, l'intelligenza artificiale. Però possiamo dire in questo caso con un buon grado di certezza che ha stato il neoliberismo. E direi assolutamente di sì, bravo, bravo. Nel senso che è chiaro che questi cambiamenti culturali sono ovviamente cambiamenti complessi che hanno tante radici diverse, tante determinanti di breve e di lungo termine, eccetera, ma a me sembra abbastanza evidente che un modello sociale che tende a valorizzare le persone per quello che sono in grado di offrire alla società è un modello sociale che fa sparire o comunque attribuisce un costo, per dirla alla Gary Becker, a ogni forma di discriminazione in qualunque senso essa venga espressa, inclusa la preferenza per il figlio maschio o per la figlia femmina, no? Quindi da questo punto di vista mi sembra che sia un elemento, per una volta, un elemento positivo che anche, diciamo, nel dibattito si può attribuire al vituperato neoliberismo, ecco. Io vorrei concludere invece con una segnalazione che mi fa tornare giovane. Mi fa tornare non giovane, giovanissimo in realtà, perché ora te lo spiego, devo fare un pochettino un giro del mondo, Ma ma non ha nulla a che fare con Aguilera Scuravi. No, 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 io speravo, diciamo, fosse una citazione no. convinta. Anche se devo dire da questo punto di vista sto attraversando una fase in cui vedo un Genoa non paragonabile a quello, ma che comunque
ma che comunque per la prima volta in tanti anni Però tra parentesi ricordo assolutamente. che pende sulla tua testa il playoff di Serie B in cui No, Sampdoria ecco, potrebbe questo salvarsi. Ecco, questo lasciamolo, diciamolo, però diciamolo questo perché lasciamo, faremo una puntata secondo me speciale. faremo una puntata speciale non tanto sul risultato, che ovviamente ci è del tutto indifferente, ma su quella che, così mi sembra che oggettivamente si possa definire una vergognosa, un vergognoso tradimento delle regole e riforma del funzionamento del Comunque campionato. merita, tema che merita, la Sì, prossima sì, diciamo puntata in cui la l'equivalente, presentazione ci lascia solo. l'equivalente calcistico del controllo dei prezzi. Quindi se il L'equivalente mercato dà un calcistico, esito diverso da quello che vuoi, tu intervieni e fai no. l'equivalente calcistico del Watergate. Vabbè. Esatto, tra un po' arriveremo al campionato di Serie B con 44 squadre, così almeno c'è spazio per tutti. Ma dicevamo, volevo partire segnalando un articolo di J.D. Tusil su Reason, che è una rivista storica libertaria della California, che prende in parte spunto, ma molto alla lontana dalla repressione feroce che c'è in questi giorni, appunto in California e altrove, delle proteste, ehm, ma parte da lì per affrontare un tema più ampio, cioè il ritorno alla militarizzazione dell'ordine pubblico negli Stati Uniti. Perché sono un paese molto particolare che ha una sedimentata cultura delle armi e del rapporto tra i cittadini e lo Stato. E dico che questa cosa mi riporta giovane perché io quando ero giovanissimo avevo curato un libretto sul massacro, sulla strage dei Waco, un episodio del 1993 in cui questa setta dei seguaci di David Koresh, i cosiddetti davidiani, si erano asserragliati in questo complesso di Waco per una serie di ragioni, si erano trovati in un confronto forte con le forze dell'ordine, in particolare con l'FBI e l'ATF. Questo aveva portato a un assedio, il quale si è concluso con un incendio in cui sono morti quasi tutti gli occupanti del complesso, una strage terribile che all'epoca fece discutere tanto. Non è ancora oggi chiaro se l'incendio, nel senso che ci sono entrambe le tesi, se l'incendio sia stato appiccato volontariamente dai davidiani in una sorta di suicidio collettivo o se sia tesi che in cui io credo di più. È stato invece l'effetto inintenzionale, ma come dire, di un attacco condotto dagli assedianti, quindi dall'FBI. Ma il punto di quel libretto, di quella vicenda, è che uno degli argomenti e degli elementi che si scatenarono nella discussione successiva fu proprio la gestione in senso militare dell'ordine pubblico. Ed effettivamente, dopo il massacro di Waco, ci furono una serie di interventi, di riforme sulle condotte e sulle regole di ingaggio delle forze dell'ordine americane finalizzate a distinguere nettamente il loro ruolo come tutori dell'ordine dall'utilizzo di strumenti e addestramento e armi, ovviamente, di tipo militare. Ecco, lunga digressione per dire che quello che Tussil mette in evidenza è come stiamo assistendo a una rimilitarizzazione dell'ordine pubblico, cosa che è in generale pericolosa. Adesso, visto che Trump sta sulle scatole a tutti, ovviamente in Europa tutti vi vedono i germi di una deriva autoritaria, magari è vero, ma a me interessa astrarre da Trump perché questo è qualcosa che stava già accadendo da tempo, almeno dal periodo post-Covid, ed è un fenomeno, diciamo, in sé pericoloso e preoccupante, doppiamente critico in un paese come gli Stati Uniti, che nasce in base al principio della guerra rivoluzionaria e poi si è diventato nella Costituzione che come dire, l'individuo è il depositario ultimo dei diritti e delle libertà, e dove quindi la cultura delle armi e il diritto a detenere armi nasce non tanto per garantire ai cittadini il diritto dell'autodifesa, eccetera, che in quel momento, diciamo, non è che avevano il problema delle bande, della microcriminalità che possiamo avere oggi, ma è quello di garantire che non potesse esserci un'involuzione, appunto una deriva autoritaria, come va di moda dire, perché i cittadini sarebbero stati in grado di difendersi da sé e di contrastarla. Perché dico questo? Perché quella che in qualunque paese sarebbe una dinamica preoccupante, cioè quella della militarizzazione dell'ordine pubblico e dell'utilizzo delle forze, dell'utilizzo di strumenti e mezzi militari per garantire l'ordine pubblico, nel contesto americano, nel contesto della cultura americana,
rischia di essere doppiamente pericolosa e doppiamente esplosiva, perché va a incidere su un tessuto che almeno in parte, e peraltro nella parte conservatrice della società, vive con sospetto e timore, questo tipo di cambiamenti e di riforme. E quindi in chiusura, questo ci aiuta a mettere meglio a fuoco l'importanza della distinzione tra l'ordine pubblico e la difesa nazionale, e il fatto che qualunque tentativo di mischiare queste due cose è sempre pericoloso, qualcosa che tra l'altro anche noi in Italia conosciamo, perché diciamo spesso in Italia a partire dagli anni '90 i militari sono stati utilizzati anche a fine di ordine pubblico. Anche oggi capita, nei momenti di maggiore tensione o difficoltà, di vedere l'esercito nelle strade. È qualcosa che, come dire, tutti ne capiamo le ragioni, nessuno di noi in Italia, credo, quasi nessuno di noi in Italia, credo, teme appunto una deriva autoritaria per via militare, ma è qualcosa che dovrebbe, io credo, mettere ciascuno di noi profondamente a disagio quando lo vede. Grazie Carlo, sono d'accordo e secondo me il ragionamento che hai fatto serve anche a richiamare l'importanza di alcuni principi che noi poi spesso diciamo ci sembra che tutto, no? Io non so mai se è perché sono fatto grande o perché proprio diciamo, questo atteggiamento sembra poi che tutto debba essere no, vabbè, andare in malora e alla fine non ci possiamo fare niente, lo accettiamo così. Invece queste distinzioni, cioè il fatto che non è indifferente il fatto che l'ordine pubblico venga anche in un momento specifico assicurato dagli organi di polizia che hanno una certa struttura, una certa gerarchia, rispondono a certe logiche, piuttosto che da quelli militari che invece hanno una logica completamente diversa. Secondo me queste distinzioni che sono tipiche delle democrazie liberali, che lo ricordiamo, poi sono un unicum diciamo, nel mondo, no? Non sono così diffuse e non sono vincenti, soprattutto diciamo, in questo momento, invece vanno ribadite. Secondo me hai fatto benissimo a tirare fuori questo argomento e poi quando ci sarà la processa Siloni, secondo me sarà interessante anche affrontare un tema che per ora mi fa particolarmente impressione, quanto può reggere diciamo, il sistema federale degli Stati Uniti se i singoli stati cominciano a mettersi in contrapposizione anche quasi militare, che è vero che la contrapposizione è politica, vista da lontano tutto magari fa più impressione, ma la contrapposizione fra il governatore della California e diciamo, il presidente degli Stati Uniti fa comunque ricordare che gli Stati Uniti restano un sistema federale in cui gli stati hanno una loro autonomia, quindi da questo punto di vista hanno fatto una guerra civile per fare in modo che il sistema andasse verso una certa. Niente di strano che ci siano dei meccanismi che piano piano culturalmente riportano verso l'idea, ma sai che c'è, ognuno sta per i fatti propri, i soldi non te ne do più, che è stata una minaccia, credo, no? Del governatore della California, non pago più i miei conti, diciamo, al governo federale e a quel punto vediamo cosa mi puoi fare. Questo secondo me è un altro tema interessante, magari solo, speriamo, diciamo così, intellettuale, va bene, senza nessun elemento fattuale, però sarà interessante vedere che succede. Tra l'altro su questo tema faccio una segnalazione, diciamo, di cultura quasi al livello di quelle che potrebbe fare la professoressa Sidoni. Apro e chiudo parentesi, tutti avrete ovviamente riconosciuto e riguardato il film che ci aveva richiamato la volta stessa, perché adesso Cioè, Carlo non l'abbiamo rivisto perché non è che uno può andare visto la sera prima, insomma, però ci stiamo attendendo con impazienza il seguito, no? C'è questo film strepitoso del 97 diretto da Joe Dante che si chiama La seconda guerra civile americana, che è molto interessante perché in molti aspetti è veramente profetico, perché nasce diciamo nella fiction, poi senza anticipare troppo, dalla dichiarazione di indipendenza dell'Idaho, legata proprio al fatto che il governatore vuole impedire l'ingresso di migranti e di rifugiati all'interno dello Stato, e questo porta a una serie di vicende rocambolesche molto divertenti, legate al modo in cui i media seguono la cosa, al rapporto politico, al fatto, a come le cose in politica a volte succedono completamente per caso e così via. Quindi guardatevi la seconda guerra civile americana, naturalmente dopo che avete visto il film, e poi pure faccio il nome perché no, pensavo citassi invece Guerre Stellari, così muore una democrazia fra pausi scrosciati, però diciamo per sfera, diciamo, tenevi fosse culturalmente troppo elevato, allora ringraziavo chi è stato ad ascoltarci anche se non era presente la professoressa Sidoni, credo sarà stata una parte, quello che noi
Sì, ma credo che molti facciano così, guardano l'inizio, capiscono se siamo solo noi due e spengono, se no vanno avanti. Così, mi dicevano che mi diceva Veronica che le statistiche di YouTube ci dicono che la gente guarda la progettazione e poi saltano i due. sì, vanno avanti veloce, per no? 10 o poi per 5. Vabbè, allora grazie a chi invece ha avuto il coraggio e la forza di seguirci fino alla fine. Ricordiamo che questa settimana andrà anche una puntata. O è andato? O è andato, è andata, tu sei andato, sono andato pure io, diciamo, una puntata di presentazione del nuovo libro di Alberto Mingardi, quindi questo diciamo lo ricordiamo in modo che le persone possano andarlo a recuperare, e noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ancora, voglio dire, l'estate ancora non è cominciata, ancora c'è tempo. Beh, non è cominciata soprattutto dal punto di vista, come dire, del calendario, perché ancora è primavera. però sono finite le scuole, quindi un po' si ha la sensazione Sì. dell'inizio dell'estate. Comunque il libro di Alberto Mingardi si intitola Meglio poter scegliere, parla anche quello di un referendum in cui si raggiunse il quorum ma vinsero i no, anzi di una serie di referendum in cui si raggiunse il quorum ma vinsero i no, che avevano a che fare con letteralmente il destino della televisione commerciale in Italia. Quindi andatevelo a leggere, libro molto bello. Poi Alberto è il nostro direttore generale, quindi non possiamo che parlarne benissimo. Ci manca no, salutiamo. Comunque, va bene, grazie. Ciao.